Ciao a tutti, oggi faremo una salsa simile al ketchup, una salsa di pomodoro fermentata, logicamente piccante. Seguitemi. Abbiamo bisogno pomodori, sale, un barattolo per la fermentazione e un peperoncino, fresco se ce l'abbiamo, ma anche secco va benissimo. A me piace piccante e quindi metto qualche peperoncino in più. Lavare per bene, frullarli, aggiungere il 2,5% di sale, poi metterlo a fermentare per 2 settimane. Pesiamo le nostre verdure. Abbiamo dunque 702 grammi di pomodori e peperoncini. Dobbiamo dividerli per 97,5 e otteniamo 7,2 grammi e lo moltiplichiamo per 2,5 che è la percentuale di sale che vogliamo ottenere e otteniamo precisi 18 grammi di sale. Aggiungiamo il sale e frulliamo tutto. Adesso andiamo a metterlo dentro in un contenitore apposta per la fermentazione. Come potete vedere, questo contenitore ha un coperchio, un foro e una valvola, diciamo, che lascia uscire l'aria che si forma con la fermentazione e non lascia entrare l'ossigeno che c'è all'esterno. Se non avete un vaso apposito per la fermentazione con la sua valvola di sfiato, va benissimo un barattolo come questo, semplicissimo, col suo tappo a vite. L'importante è che ogni giorno, fino alla fine della fermentazione, quindi per 2 settimane, ogni giorno sfiatare la pressione, aprendo velocemente e chiudendo. Copriamo, chiudiamo. Voilà, e la lasciamo lì in disparte per 2 settimane. Questo è il ketchup che ho fatto l'altra volta. Per ottenere questo ho utilizzato pomodori in scatola. Con quelli in scatola viene altrettanto bene. Adesso vi faccio vedere una cosa a cui bisogna prestare attenzione. Come potete vedere, all'interno ci sono ancora delle bollicine perché questa salsa continua a fermentare anche se andiamo a metterla in frigorifero, perché è una fermentazione di 2 settimane, comunque una breve fermentazione. Di conseguenza, mi raccomando, utilizzate una bottiglia tipo questa, di vetro sicuramente, che è bella grossa, ecco, che tiene un po' la pressione, e un tappo come questo che tenga la pressione, quindi o che sia così oppure di quelli meccanici, va benissimo, oppure utilizziamo un barattolo come questo con la sua valvola di sfogo, perché vediamo se si sente proprio il gas che esce quando lo si apre. Siccome questa è una fermentazione a secco, non abbiamo l'acqua della salamoia, corriamo il rischio che si formi il cam, questo lievito bianco in superficie. 2 volte che faccio la salsa ketchup, 2 volte che mi è successo. Non è assolutamente un problema. Iniziate a vedere una patina bianca che si sviluppa, semplicemente la eliminiamo con un cucchiaio di plastica o di legno, andiamo a eliminarla e poi io sulla superficie ho messo un piccolo strato, ma proprio poco di aceto. Oppure potete utilizzare, se ne avete, della salamoia di una fermentazione precedente di crauti per esempio, o di carote o di peperoncini in salamoia. Ecco, quella salamoia fermentata, quindi acida, la salamoia la conserviamo per altre preparazioni. La potete usare, ne mettete giusto un po' che va a coprire la superficie e vedrete che non si forma più il cam. Bene, sono passati 14 giorni. Quello che dovete fare in questi 14 giorni è quotidianamente mischiarlo. Bene, passati 14 giorni noteremo che la fermentazione si sarà calmata parecchio.
Adesso dobbiamo andare a filtrare il nostro ketchup. Dunque prendiamo un contenitore di plastica, un colino di plastica possibilmente, e andiamo a versare un po' del nostro ketchup. Come potete vedere si separa il liquido dalla parte densa, quindi con molta pazienza andiamo a fare questo lavoro. Se avete un colino di plastica più grande sarà meglio per voi. Questo è il risultato. Abbiamo la salamoia da una parte e la parte densa dall'altra. Logicamente utilizzando i pomodori è diventata meno liscia che utilizzando la passata, la polpa pronta. La salamoia la conserviamo per altre preparazioni. In frigo. Adesso prepariamo delle spezie. Io in questo caso ho usato un pizzico di cumino, ma proprio un pizzico, perché è veramente troppo forte il cumino. Se si esagera si rovina tutto. Un pizzico di chiodi di garofano, e poi ho messo del peperoncino bello forte, perché i peperoncini freschi che abbiamo messo dentro qua erano un po' blandi. E aggiungiamo. Dopodiché dobbiamo aggiungere dello zucchero. Un cucchiaio, 10-15 grammi, a dipendenza di quanti. Comunque giriamo, assaggiamo e vediamo se manca qualcosa, lo aggiungiamo. Aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia. E andiamo a metterla nel nostro vasetto. Chiudiamo. Frigorifero. Adesso vi mostrerò una variante più semplice utilizzando la passata di pomodoro in scatola. Abbiamo bisogno un contenitore per la fermentazione, bilancia, sale e passata di pomodoro. Pesiamo la passata di pomodoro. Abbiamo 198 grammi. Dobbiamo fermentare questa salsa al 2,5%, di conseguenza questi 198 grammi sono il 97,5%. Il calcolo è molto semplice. 198 diviso 97,5 per 2,5 uguale 5,07, che andremo ad arrotondare per eccesso, quindi 5,1 grammi di sale. Quindi andiamo a pesare i nostri 5,1 grammi di sale. Ecco qua. E andiamo a inserire il nostro sale. Mescoliamo per bene.
e andiamo a metterlo nel nostro vaso di fermentazione. Se vi ricordate, l'ultima volta dalla salsa ketchup che avevamo fatto avevamo separato la parte liquida. Questa salamoia la possiamo utilizzare per avviare la fermentazione della nostra salsa ketchup. Andremo a mettere un cucchiaio di questa salamoia. Questa salamoia la aggiungiamo perché non sono pomodori freschi, ma in scatola. Di conseguenza non hanno tutti i batteri per avviare la fermentazione. Mentre che qui abbiamo tutti i nostri batteri, in più abbiamo dell'acidità che farà sì che non si formi il famoso CAM di cui vi parlavo in superficie. Chiudiamo e lasciamo fermentare per 2 settimane. Ricordatevi ogni giorno di scuotere un pochino il barattolo. E buona grigliata a tutti! Spero che questo ketchup sia di vostro gradimento. Attendo i vostri commenti e restate sintonizzati per nuove ricette. Piccanti saluti!